Bentornati a EU Factor, il nostro appuntamento settimanale con le politiche di coesione europea. Oggi torniamo a parlare di un tema che è sempre più di stringente attualità, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, ossia tutte quelle procedure che le amministrazioni pubbliche, nazionali e locali, devono cercare di realizzare per portarsi a casa i 200 miliardi di euro del PNRR. Una sfida e anche una corsa contro il tempo che ha portato, come era normale che fosse, ad emergere una serie di problemi, soprattutto di carattere burocratico. Tra questi, il principale è la combinazione tra le stringenti norme europee per l'accesso a questi fondi, che tra le altre cose devono essere in qualche modo accalappiati entro il 2026, e il già stringente codice degli appalti in Italia. L'Europa e l'Italia provano a tendersi la mano, a semplificare la burocrazia e a spiegare soprattutto alle pubbliche amministrazioni e anche agli enti privati come accedere più facilmente alle risorse del piano di ripresa e resilienza. In questo senso siamo andati a far visita a un incontro organizzato dall'Unione delle Province Italiane al Museo Enzo Ferrari di Modena. Anche i piccoli comuni hanno questa grande sfida del PNRR, ma non solo. Il nuovo codice dei contratti, quindi per servizi o appalti di lavori, che entrerà in vigore a luglio, ha le premesse di essere uno strumento per rendere più rapido, veloce, diretta la gestione di queste risorse. È però fondamentale una buona formazione, una buona conoscenza. Vi sono ancora alcuni aspetti che devono essere chiariti e quindi grazie a dei magistrati della giustizia amministrativa, ai magistrati della Corte dei Conti, avvocati, una giornata di studio e lavoro per essere preparati alle grandi sfide che ci aspettano. Nota a margine, il Museo Enzo Ferrari di Modena è stato realizzato con fondi europei di coesione, quindi praticamente giochiamo in casa in questo particolare ambito. Tra gli invitati di UPI a questo evento c'era anche una persona molto importante in questo processo, il presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, che è convinto che la nuova disciplina semplificata dei contratti pubblici fosse una necessità per l'Italia indipendentemente dal PNRR e per di più una necessità a lungo percepita. Sentiamo. L'approvazione del nuovo codice dei contratti era richiesta da tempo perché il codice del 2016, quello approvato col decreto legislativo numero 50, aveva presentato tante criticità, quindi si doveva andare nella direzione di un nuovo codice. È quanto mai opportuna ora l'approvazione di un nuovo codice dei contratti pubblici perché serve soprattutto, agevola sicuramente le procedure per l'attuazione dei progetti del PNRR e quindi occorre un'amministrazione estremamente efficiente e procedure snelle. Sicuramente il nuovo codice dei contratti va in questa direzione e secondo me agevola anche la cosiddetta paura a superare, quindi potrebbe consentire di superare anche la cosiddetta paura della firma, cioè la cosiddetta burocrazia difensiva, dovuta soprattutto ad una legislazione poco chiara, farraginosa, contorta, con delle antinomie frequentissime e sicuramente anche la paura di incappare in ipotesi di danno erariale per cui il funzionario pubblico, l'amministratore, è chiamato poi a rispondere innanzi alla Corte dei Conti. Se solo il legislatore riuscisse a valorizzare maggiormente la funzione del controllo preventivo della Corte dei Conti, anche delle sezioni regionali della Corte dei Conti, dando la possibilità agli amministratori che hanno un dubbio, per esempio se si può fare o meno un appalto, di chiederlo direttamente alla Corte, se si può fare, e poi di sviluppare maggiormente anche la fase del controllo preventivo e quindi la funzione consultiva, la possibilità di chiedere quindi un parere alla Corte e anche ampliare il perimetro del controllo preventivo, perché una volta che la Corte ha registrato un provvedimento sicuramente non comporta responsabilità. Sarebbe il modo migliore anche per la Corte di mettersi al servizio del Paese, delle imprese, dei cittadini, dell'Europa. Tra le parole di Tommaso Miele avete anche percepito chiaramente come, visto che c'era questa necessità a lungo percepita, oggi quella del PNRR sia una sorta di chiamata all'alleanza per tutte le parti della macchina pubblica italiana, da chi effettua i controlli a chi ovviamente dovrà effettuare la rendicontazione. È una cosa molto importante perché non sempre la pubblica amministrazione comunica efficacemente una parte con l'altra o altrettanto efficacemente col cittadino. Ricordiamo che due degli obiettivi del prossimo periodo di coesione sono appunto diventare
more connected, più collegati e closer to the citizens, più vicini ai cittadini. Da questo punto di vista è molto importante capire come si articoleranno i contenziosi, perché quando c'è un appalto pubblico ci sono regole stringenti e di norma c'è sempre qualcuno che protesta perché non è riuscito ad entrare a far parte di questi procedimenti economici, talvolta con ragione, talvolta no. In questo senso il PNRR è già nato con una procedura semplificata che ci viene spiegata da un altro personaggio molto importante coinvolto al convegno di UPI, ossia l'avvocato Lombardo. I livelli contenzioso sono diversi, possiamo avere cause di esclusione di un operatore economico che viene escluso perché non ha ad esempio compilato correttamente tutte le varie casistiche delle dichiarazioni che deve rendere o ha dimenticato di compilarle, perché adesso tante sono le gare e tanti errori anche negli uffici degli operatori economici possono commettersi. E un altro caso è quello dell'operatore economico che magari arriva al secondo posto in graduatoria, ritenendo invece che la Commissione abbia attribuito ad esempio dei punteggi di carattere tecnico non corretti all'altro concorrente, oppure che l'altro concorrente avesse dei vizi di forma che invece l'amministrazione non ha rilevato, allora il secondo possa fare ricorso nei confronti del primo per cercare di ottenere l'aggiudicazione in suo favore. Nell'ambito del PNRR questa fase di contenzioso è stata anche molto limitata dal punto di vista della possibilità di ottenere un risultato positivo, perché ci sono state norme che hanno in qualche modo dato una preeminenza agli interessi del PNR, quindi all'affidamento e alla velocità nell'affidamento rispetto a quello che classicamente può avvenire negli appalti cosiddetti ordinari. Quindi nel PNR l'obiettivo del legislatore è stato quello di fare in modo che comunque il contratto vada avanti. Il principio della fiducia va in questa direzione e dice sostanzialmente agli amministratori: noi abbiamo fiducia nel vostro operato e quindi vi aiutiamo nel farvi operare correttamente. L'intento del convegno era proprio questo: far capire agli amministratori come si va in quella direzione, che la burocrazia può essere snellita. In questo devo dire che forse la riforma più importante del nuovo codice è la digitalizzazione. È chiaro che il percorso di digitalizzazione sarà lungo, non è attuabile adesso, tant'è vero che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio del 2024, ma sicuramente è un percorso virtuoso. Insomma, la strada verso il PNRR è lunga e difficile, ma a quanto pare le parti si stanno aiutando, l'Italia con l'Europa e poi tutte le singole pubbliche amministrazioni d'Italia l'una con l'altra. Speriamo che il progetto giunga a termine con piena soddisfazione. Intanto giunge a termine la nostra puntata e EU Factor per questa settimana termina qui.